esploriamo un po' questo posto. Che ne dite? Ci dormireste voi qui? La nostra macchina, come vedete, c'è Jack che sta facendo da mangiare. Cosa mangeremo, Jack? Pretzel agli spinaci. Mettiamo un po' di formaggio grana, poi abbiamo la tagliata Di pollo. Sei con pronto? fletta. Sei carico? Sei pronto? Sei carico? Non sono carico, però sono pronto per cenare. Buongiorno! Buongiorno. Finalmente ci vediamo con le luci del sole. E ieri siamo arrivati, avete visto che ormai era buio, erano le 10 passate, ora che dopo abbiamo mangiato, quindi preparato da mangiare, preparato il letto, ora che siamo andati a dormire era mezzanotte. Stamattina alle 6 ci siamo alzati, colazione, smontato il letto momentaneo e adesso cosa andiamo a fare? Abbiamo appena iniziato la camminata per il trekking per il rifugio Pradidari. Quindi ci troviamo a Fiera di Primiero, siamo partiti sopra al Camp del Gal, che qua sarebbe la partenza lì, oppure abbiamo trovato già un parcheggio qua gratuito, dove appunto ci abbiamo passato anche la notte e adesso stiamo partendo da lì. Lo vedete, un piccolo capriolo? Abbiamo già visto un po' di animali, ieri sera in notturna una volpe finché mangiavamo la carne, si vede attirata dal profumo, però dopo è andata via ovviamente quando ci ha visto. E stamattina un capriolo, quindi è già iniziata bene il nostro trekking. Avete capito, quindi trekking per il rifugio Pradidari, saranno 1100 metri di dislivello, 3 ore e mezza sulla carta, quindi vediamo un po' quanto ci metteremo. Se riusciremo ad arrivare, seguiteci per vedere quello che combineremo. Questi che vedete sono i ruderi della Maiga Pradidari. Adesso si è aperta una vista incredibile, come potete vedere, perché adesso eravamo in mezzo al bosco, quindi non si vedeva tanto, ma adesso abbiamo le montagne che ci circondano. Andiamo. Volevo darvi un'informazione riguardo la segnaletica. Seguite il 709 come sentiero, inizialmente era 707 fino alla Maiga Canali, che poi appunto è diventato 709, quindi ricordatevi queste informazioni. Qui cominciamo a salire vicino alla roccia, c'è il primo tratto di corda, anche se qui riuscite anche a non usarla, però in caso di bisogno c'è sempre la corda che vi tiene su, anche perché qua il pavimento, come vedete, la roccia è bagnata e quindi c'è sempre il rischio di scivolare. Come vedete i nuvoloni ci perseguitano ancora, anche se abbiamo parlato con delle persone che stavano scendendo e ci hanno detto che in vetta ci sono i nuvoloni, ma cominciano un po' a sparire per lasciare un po' lo spazio al sole. Speriamo di prendere anche un po' di sole, anche se sta venendo fuori timidamente, come potete un po' notare. Comunque temperatura ideale per camminare, questo ve lo garantisco. Jack? Sì. Per chi ci segue, cosa puoi dire di questo sentiero? Posso dire che per arrivare alla vetta ve la dovete sudare veramente. Anche se la temperatura è ideale.
Qua come vedete siamo veramente sulla roccia. Avete letto che è per escursionisti esperti. Per ora comunque secondo me è ancora fattibile. Ovviamente comunque come sempre in montagna dovete stare molto attenti. Scendiamo un po'. Cominciamo ad avvicinarci sempre di più alla montagna. Veramente bello, però come vedete ancora ci sono tanti nuvoloni. Come vedete la situazione è peggiorata. Sembra di essere in inverno, ma siamo a metà luglio. Lì, Jack, indica dov'è il rifugio. È lì, dietro la montagna, dove c'è appunto la nuvola. Dai, dai che ce la facciamo. Vai Jack! Vai! Finalmente si vede. Eccolo, guardate che meraviglia. È arrivato il momento di posarci e di andare a mangiare una buona insalata di riso con una vista incredibile anche se si vede poco. Ciao rifugio Prodidali. Siamo nella via del ritorno. Qualche considerazione Jack da dire? Beh, a parer mio la discesa è molto più semplice della salita. Solleciti molto di più le ginocchia, però se fai attenzione viaggi al doppio della velocità. Però ricordatevi veramente di fare attenzione perché ci sono dei punti che veramente fate abbastanza fatica a scendere, nel senso dovete stare veramente attenti perché è un attimo farsi male, come in salita, però anche in discesa è molto più facile a scivolare qua nei sassi. Comunque avete visto una vista pazzesca e il rifugio Prodidali è veramente un qualcosa di unico, siete proprio sotto le palle di San Martino. Peccato un po' per il tempo, però c'è da dire che è una giusta temperatura per camminare. Sì, e che se in montagna non piove va sempre bene. Esatto. Con le facce sfinite siamo arrivati alla conclusione anche di questa avventura, di questo bellissimo trekking, che vogliamo ricordare dove siamo? Siamo arrivati al rifugio Pradidali, in località quindi Trentino, siamo a Fiero di Primiero con le bellissime palle di San Martino. E siamo arrivati alla conclusione. Io consiglio sempre di iscrivervi al canale e vedere le prossime avventure. Ciao da Jack e da Stefano. Ciao.